Immaginate di essere il capitano di una nave in mezzo a una tempesta. Il vento soffia forte, le onde si alzano minacciose e la vostra rotta abituale è bloccata da un iceberg. Cosa fareste? Rimarreste fermi sperando che la tempesta passi o cerchereste nuove rotte per portare la vostra nave in acque sicure? Amici di Essere Manager, benvenuti, ben ritrovati. Continuiamo nel nostro percorso in un contesto economico dove la carenza di manodopera specializzata rappresenta solo una delle sfide che dobbiamo affrontare. Infatti il tema che si intende sviluppare è quello di espandere l'offerta aziendale e esplorare nuovi mercati, in quanto non più opzione, ma necessità. Vedremo strategie concrete per diversificare il vostro business e aprire le porte a nuove opportunità, garantendo non solo la sostenibilità della vostra impresa, ma anche una crescita duratura nel tempo. Alla fine di questo video avrete gli strumenti per 1. Identificare nuove opportunità di mercato. 2. Adattare la vostra offerta alle esigenze emergenti. 3. Implementare strategie efficaci di diversificazione. Siete pronti a trasformare le sfide in opportunità? Allacciamo le cinture e iniziamo questo viaggio verso nuovi orizzonti imprenditoriali. La diversificazione e l'apertura a nuovi mercati sono strategie fondamentali per garantire la resilienza e la competitività della vostra azienda in un contesto economico in rapida evoluzione. Ma come possiamo applicare concretamente questi concetti? Partiamo dall'analisi del mercato e delle opportunità. Secondo uno studio recente di McKinsey & Company, il 75% delle aziende che hanno superato con successo periodi di crisi economica lo hanno fatto grazie a strategie di diversificazione mirate. Ma attenzione, diversificare non significa lanciarsi alla cieca in nuovi settori. Il primo passo è condurre un'analisi approfondita del mercato. Utilizzate strumenti come l'analisi Pestel per valutare i fattori politici, economici, sociali, tecnologici, ambientali e legali che potrebbero influenzare nuovi settori o mercati geografici. Integrate questa analisi con una valutazione delle vostre competenze chiave. Quali sono le vostre risorse e capacità uniche che potrebbero essere applicate in nuovi contesti? Un esempio illuminante è quello di Fujifilm. Quando il mercato della fotografia analogica è crollato, invece di rimanere ancorata al proprio settore tradizionale, l'azienda ha diversificato in settori apparentemente distanti, come la cosmetica e i materiali per display LCD, sfruttando le proprie competenze nella chimica dei colori e nel trattamento delle pellicole. Il risultato? Un'azienda che non solo è sopravvissuta, ma è cresciuta in modo significativo. Una volta identificate le opportunità, il passo successivo è adattare la vostra offerta alle esigenze dei nuovi mercati. Qui entra in gioco il concetto di innovazione dei modelli di business. Secondo il Business Model Canvas di Alexander Osterwalder, un'azienda può innovare in 9 aree chiave: segmenti di clientela, proposta di valore, canali, relazioni con i clienti, flussi di ricavi, risorse chiave, attività chiave, partnership chiave e struttura dei costi. Prendiamo l'esempio di Netflix. Nata come servizio di noleggio DVD per corrispondenza, l'azienda ha saputo reinventarsi più volte, passando allo streaming online e poi alla produzione di contenuti originali. Ogni passo ha rappresentato un adattamento del modello di business alle nuove esigenze del mercato e alle opportunità tecnologiche emergenti. Ma attenzione, la diversificazione comporta anche dei rischi. Secondo uno studio di Harvard Business Review, il 70% delle iniziative di diversificazione fallisce.
Come evitare di far parte di questa statistica? La chiave sta nell'approccio strategico e nella gestione del rischio. Un metodo efficace è quello della diversificazione correlata, ovvero espandersi in settori che hanno qualche connessione con il vostro core business. Questo approccio vi permette di sfruttare le vostre competenze esistenti, riducendo al contempo i rischi legati all'ingresso in mercati completamente sconosciuti. Un esempio virtuoso è quello di Amazon. Partita come libreria online, l'azienda si è espansa in settori correlati come l'e-commerce generale, per poi diversificare ulteriormente in aree come il cloud computing, AWS e l'intrattenimento, Amazon Prime Video. Ogni passo è stato costruito sulle competenze e le infrastrutture sviluppate nelle fasi precedenti. Infine, ricordate l'importanza delle collaborazioni e delle partnership strategiche. In un mondo sempre più interconnesso, non dovete necessariamente sviluppare tutte le competenze internamente. Alleanze strategiche con altre aziende possono aprirvi le porte di nuovi mercati, fornendovi le competenze e le risorse necessarie per il successo. Ora che abbiamo esplorato i concetti chiave, vediamo come potete applicare concretamente queste strategie nella vostra realtà aziendale. Esercizio 1. Matrice di Ansoff. Utilizzate la matrice di Ansoff per valutare le vostre opzioni di crescita. Questa matrice presenta 4 strategie. 1. Penetrazione del mercato, prodotti esistenti in mercati esistenti. 2. Sviluppo del prodotto, nuovi prodotti in mercati esistenti. 3. Sviluppo del mercato, prodotti esistenti in nuovi mercati. 4. Diversificazione, nuovi prodotti in nuovi mercati. Dedicate 15 minuti a posizionare la vostra azienda in questa matrice e identificate almeno una opportunità per ciascun quadrante. Esercizio 2. Analisi delle competenze chiave. Create una lista delle vostre competenze chiave aziendali. Poi, per ciascuna competenza, eseguite sessioni di brainstorming per almeno 3 possibili applicazioni in settori o mercati diversi dal vostro attuale. Questo esercizio vi aiuterà a individuare opportunità di diversificazione correlata. Esercizio 3. Customer Journey Mapping. Selezionate un nuovo segmento di mercato che avete identificato come potenziale opportunità. Create una mappa del Customer Journey per questo nuovo segmento, evidenziando i punti di contatto chiave e le potenziali aree di frizione. Questo vi aiuterà a comprendere come adattare la vostra offerta alle esigenze specifiche del nuovo mercato. Ricordate, l'obiettivo di questi esercizi non è solo identificare nuove opportunità, ma anche iniziare a sviluppare un piano d'azione concreto per la diversificazione e l'espansione del vostro business. Proprio per supportarvi in questo processo, ho preparato questo tema strategico e ho creato un articolo correlato nel nostro blog. Vi guiderà passo dopo passo nella valutazione delle opportunità, nell'analisi dei rischi e nella pianificazione delle azioni necessarie per espandere il vostro business in nuovi mercati. La diversificazione e l'apertura a nuovi mercati non sono solo strategie per mitigare i rischi legati alla carenza di manodopera, ma rappresentano vere e proprie opportunità di crescita e innovazione per la vostra azienda. Ricapitolando i punti chiave. 1. Analizzate attentamente il mercato e le vostre competenze chiave. 2. Adattate il vostro modello di business alle esigenze dei nuovi mercati. 3. Considerate la diversificazione correlata come approccio per bilanciare opportunità e rischi. 4. Sfruttate collaborazioni e partnership strategiche per accelerare la vostra espansione. Nel prossimo video
esploreremo come creare un ambiente di lavoro attrattivo e sistemi di incentivi efficaci per attrarre e trattenere i migliori talenti, completando così il nostro percorso sulle strategie per affrontare la carenza di manodopera. Vi invito a mettere in pratica gli esercizi proposti e a condividere le vostre riflessioni e esperienze nei commenti. Ricordate, la vera forza di essere manager sta nella nostra community. Insieme possiamo superare ogni sfida e trasformare le difficoltà in opportunità di crescita. Non dimenticate di iscrivervi al canale per non perdere i prossimi video di questa serie. Grazie per la vostra attenzione. Ricordate il nostro motto: agisci per dare valore a ogni giorno. Ci vediamo al prossimo video.